video tutorial, magari il sombrero e gli occhialini ce li togliamo, tanto la scenetta da cretino l'ho già fatta, quindi via. Ci mettiamo un cappellino più serio, quindi zaghete. Allora, oggi cosa andremo a fare? Il progetto di oggi è quello di sostituire le vecchie e originali frecce alogene di questo Zip 50, due tempi del 2011, con delle frecce più moderne, queste frecce a LED. Queste sono state acquistate su eBay, pagate all'incirca un centinaio d'euro, poi tanto come sempre vi lascerò sotto in descrizione il link per l'acquisto. Vi lascerò anche il link di Amazon, ma non sempre sono disponibili, infatti io l'ho preso su eBay. Questo progetto è stato richiesto da un mio iscritto, da Domenico, che saluto. Ciao Domenico. Quindi se vi piacerà questo video e se vi sarà utile, scrivete sotto nei commenti grazie Domenico, no Savio, perché io ci metto la faccia e le mani. Tutto il resto per la realizzazione di questo video ha collaborato Domenico. Ma adesso basta le chiacchiere e mettiamoci subito all'opera. Allora, vogliamo fare con le mani? Facciamo seri. Quindi prendiamo un cacciavite, tipo questo. Se vi garbano questi cacciaviti vi lascio il link in descrizione, l'ho acquistato su Amazon, sono della beta, ben fatti, con la punta calamitata. Vabbè, basta sponsorizzare la beta e andiamo a svitare queste due viti a croce. Una e due. Le mettiamo nel piattino calamitato. Una volta tolte le due viti andiamo a togliere delicatamente il coperchio in plastica delle frecce. Piano piano perché è plastica, quindi è facile rompere i gancini. Ecco fatto. Siamo stati fortunati che non si è rotto niente. Questi sono gancini, sono sani, e questa è la plafoniera con le lampadine arancioni. Quindi stacchiamo lo spinotto, premiamo qui e sfiliamo in questo modo. Facciamo la stessa identica cosa anche di qua, quindi svitiamo le due viti, 1 e 2, piattino calamitato, tac, e andiamo a togliere la nostra freccia. Ecco fatto. Questa è venuta via meglio perché c'era già un gancino rotto. Poi togliamo la freccia, premiamo e stacchiamo lo spinotto. Zaghete. Adesso passiamo sull'anteriore, stessa identica cosa, togliamo le due viti e con le mani andiamo a togliere la nostra freccia. Questa viene via semplicemente. Qui facciamo roteare questo in questo modo, zaghete, e si sfila. In senso orario si incastra, in senso antiorario si scastra e sfiliamo. Poi andiamo a sfilare i capocorda. 1 e 2. Perfetto. Stessa e identica cosa la facciamo anche di qua. Quindi svitiamo le due viti. E 2. Togliamo la freccia, guardate con che semplicità. Io prima ho tolto prima la lampadina e poi la capicorda, però possiamo fare anche così, 1 e 2. Questa così si cambia, se nel caso non sapete come si cambiano le frecce allo zip, si cambiano semplicemente in questo modo, perché sull'anteriore ha solo una lampadina, mentre sul posteriore ce ne sono due. Allora andiamo ad aprire la confezione delle frecce anteriori. Eccole qua, ne prendiamo una. Guardatevi che spettacolo, come sono belle. Allora amici, queste frecce che mi sono arrivate hanno 3 fili. Come mai hanno 3 fili? Come possiamo notare qui sul frontale c'è questa striscia di LED che sarà luce bianca, luce diurna, e questi altri LED che si intravede che sono un po' arancioni saranno le frecce. Quindi queste, a differenza delle frecce originali, hanno anche la luce diurna che andrà poi collegata sul faro, poi vedremo come. Prendiamo due cavetti, mettiamo questo qui, il verde lo mettiamo a massa e poi il positivo lo colleghiamo prima su uno e poi sull'altro. Quindi qui vedete si accendono le luci diurne, quindi il cavo bianco è quello delle luci diurne e queste saranno le frecce. Eccole qua, perfetto. Quindi avete capito come mai hanno 3 fili? Tanto ora ci mettiamo all'opera e vediamo un po' come funziona il montaggio. Quindi adesso, dovendo lavorare sull'anteriore, andremo a togliere tutta questa scocca qui, perché qui poi dovrà passare anche il cavo che va al faro, per far sì che si accendano le luci diurne, perché se fossero state solo frecce, le collegavamo qui, rimettevamo la nostra freccia, le due viti e avevamo finito il lavoro. Invece queste portano anche le luci diurne, da una parte meglio perché almeno esteticamente è anche più bello
è più moderno lo scooter. Quindi per installare queste frecce bisogna togliere tutta questa scocca qui. Come si fa? Vediamolo subito. Iniziamo nello smontare tutte queste viti qui di dietro. Quindi uno, togliamo anche questa di qua, togliamo queste qui sopra, quest'altra di qua, dovrebbero essercene altre, forse qui nel porta oggetti. Apriamo, vediamo documenti. L'unica vite che c'è qui è questa qui centrale. Non so se questa va a fermare la plastica davanti, però noi la togliamo. Vediamo un po'. No, forse no. Vabbè, comunque la togliamo. Togliamo anche questa vite qui sull'anteriore. Io tolgo tutte le viti che vedo, così stiamo sicuri che poi quando andrò a togliere il coperchio in plastica verrà via tutto. Questa è differente, vedete come è fatta questa vite? Questa così va sull'anteriore. Una volta tolte tutte queste viti qui dietro, quindi 1, 2, 3, questa centrale, qui in teoria ce ne dovrebbero essere altre 2. Ora io lo scooter l'ho preso usato, mancano, quindi se vede il vecchio proprietario l'aveva già smontato, l'ha perso, non lo so. Quindi una qui e una qui, io poi le andrò a mettere dopo. Poi quest'altra 1 e 2 e verrà via tutto il controscudo. Quindi proviamo a smuoverlo, vediamo se si toglie. Non penso ci siano altre viti. Ecco fatto, perfetto. Lo smuoviamo un po' e togliamo tutta questa plasticaccia. Perfetto, zaghede. Vedete? Ora lavoriamo molto meglio. Questi sono fili delle frecce, 1 e 2. Ora qui, essendoci questi apicorda femmina, per fare una cosa fatta bene, visto che le frecce hanno i fili sbucciati, vedete come sono, bisognerebbe mettere dei capicorda maschi. Ora io qui non so se ho dei capicorda maschi, ecco, vedete, tipo questi qui, tipo questi. Mettiamo qui al cavo, al filo, magari lo sbucciamo un altro po', stringiamo con la pinza e poi andiamo a inserire il capicorda maschio qui, in modo che se un domani vogliamo toglierli basta sfilare e togliamo. Però ora non so se ho dei capicorda così piccoli e siccome non ho voglia di andare a cercarli a giro o di ordinarli, mi sa che li saldo i fili. No, non ce l'ho. O se no, invece di saldarli mettiamo dei bellissimi mammut. Questi sono tutti grandi, questi sono cilindrici. Quindi andremo a mettere dei bellissimi mammut. Mi dispiace molto e mi piange il cuore andare a tagliare dei cavi originali, perché io sono sempre per lasciare le cose originali. Però niente, li tagliamo qui in modo che se un domani volessimo rimettere le frecce alogene originali, riprendiamo i cavetti tagliati e li andiamo a risaldare sul filo originale. Quindi pinza sbucciafili, tagliamo qui 1 e 2, poi sbucciamo i fili, prendiamo le nostre frecce e sbucciamo un altro po' i fili. Quindi il bianco, che sono le luci diurne, lo possiamo far passare nel foro e far uscire dall'altra parte. Poi prendiamo il verde, che è la massa, e lo mettiamo col nero, che il nero sicuramente è la massa, e il blu, che è la freccia, lo mettiamo col bianco e il blu. Li potremmo lasciare anche in questo modo, mettiamo un po' di guana termorestringente oppure un po' di nastro e va bene così. Ora io preferisco mettere il mammut, quindi metterò il mammut.
Stiamo attenti a non far passare i fili vicino a questi fori dove vanno le viti, se no rischiamo poi di bucare il filo. Inseriamo la freccia, tac. Cerchiamo di non stringere troppo le viti perché è sempre plastica. Guardate di già come è cambiato il look. È molto più aggressivo, solo cambiando delle semplici frecce. Facciamo una prova, mettiamo la chiave, giriamo, inseriamo una freccia. Ecco, ora se ci fate caso lampeggiano tutte e due, poi più avanti vi spiegherò il motivo. Se io dovessi mettere anche quella a destra, lampeggiano entrambe. Cioè, ve lo dico già ora il motivo è che le frecce a LED, cioè non le frecce a LED, il motivo è che le lampadine a LED assorbono meno corrente e quindi hanno bisogno o delle resistenze capacitive che assorbano più corrente, oppure un relè che assorbe un pochino più corrente e avrà un regolatore di tensione. Adesso andremo a smontare la plastica del manubrio, dove poi faremo l'attacco dei fili bianchi delle luci diurni con il faro. Quindi adesso passiamo a togliere queste tre viti. 1, 2 e 3. Qui premiamo la plastica nera verso il basso e la gialla verso l'alto e scastriamo. Qui facciamo uguale. Qui andiamo ad utilizzare delle levette in plastica e facciamo leva. Ecco fatto, 1 e 2, perfetto. Allora, qui troviamo la nostra lampadina. Questa è la massa della lampadina e poi c'è questo cavo viola e questo marrone. Uno è l'abbagliante e uno è l'anabbagliante. Ora quale dei due non lo so, però noi ora prendiamo i fili questi qui bianchi delle luci diurne, le colleghiamo insieme. Una volta collegati insieme prendiamo un altro filo, lo portiamo qui su lungo fin qua su, lo andiamo ad inserire in uno di questi fori qui del capocorda, lo inseriamo tipo nel viola, accendiamo il motorino e vediamo se con l'anabbagliante si accendono le luci. È sempre bene usare cavi dello stesso colore dell'originale quando si va a fare una prolunga, quindi io andrò a utilizzare un bel cavo bianco proprio come quelli originali delle frecce. Quindi questi io li farei passare qui dentro questa fascettina, in questo modo, e li andiamo a mettere tutte e tre insieme. Prendiamo il nostro mammut, lo inseriamo e stringiamo. Ci assicuriamo che siano ben saldi, perfetto, e questo lo facciamo passare qui. Poi prendiamo il nostro cavettino e lo andiamo ad inserire qui dentro. Perfetto. Se ci fate caso sta anche bello incastrato, sì. Quindi io l'ho collegato nel viola. Vediamo se il viola è l'abbagliante o anabbagliante. Mettiamo le chiavi. Non funziona. Mettiamo l'abbagliante. Eccoli qua. Ora nel video vedete che lampeggiano, ma in realtà non lampeggiano. Cioè dal vivo vi posso assicurare che non lampeggiano. Quello è perché dà noia alla telecamera. Hanno una frequenza diversa e quindi lampeggia. Quindi questo qui violaceo è l'abbagliante. E noi dovremo metterlo qui, con questo qui accanto, quello marrone. Insieme a questo, quando accendiamo fari normali, funzioneranno anche quelli diurni. Prendiamo delle pinze a beccuccio. Ecco fatto. Insieme a questo andrà collegato il cavetto bianco delle luci diurne. Ecco fatto. Questo lo buttiamo via. Ne prendiamo uno nuovo. Una volta fissato il capocorda, andiamo a rimettere il cappuccio. Perfetto. E lo andiamo ad inserire. E questo è il lavoro finito dell'attacco delle luci diurne. Vedete, ho messo il bianco con il marrone, ovvero il bianco con l'anabbagliante, rimettendogli appunto un capocorda nuovo
che ho mandato a battuta. E qui c'è il filo bianco che scorre giù 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 e va qui insieme a questi altri due fili, 1 e 2. Stiamo attenti quando mettiamo dei cavi elettrici al movimento del manubrio, che non vada ad impigliare nei cavi e magari poi spezza il cavo. Quindi adesso raccogliamo questi cavi in questo modo, mettiamo una fascettina, così stanno qui fermi e non c'è il rischio che si possano rompere. Adesso, per sistemare meglio questi cavi, per renderli diciamo uniti esteticamente migliori, anche se poi sono comunque nascosti, ma lo sapete, io sono molto fissato con l'estetica di quando andiamo a fare qualsiasi lavoro, andrò a mettere queste a spirali in plastica. Faccio vedere come funzionano. Questa potrebbe andare bene. Inseriamo questo qui. Ecco fatto, vedete? È più bellino. Ora facciamo la stessa identica cosa anche di là e poi chiudiamo il tutto. Questi ci servono anche per tenerli uniti e quindi quando andiamo a girare il manubrio non succede niente, vedete? Perfetto. Adesso sì che si può chiudere il tutto. Mettiamoci all'opera. Appoggiamo, poi alziamo questo e facciamo passare la plastica. Questo va alzato, mi raccomando. Una volta alzata la plastica possiamo incastrare il tutto e il nostro pulsante funzionerà, vedete? Ora rimettiamo le viti e andiamo avanti.